Ciao, benvenuto su Sapling Company, io sono Ugo, questo è il mio laboratorio e oggi vediamo insieme come ho realizzato questo tagliere in noce e acero. Come puoi vedere il design è molto semplice, sono 6 listelli di noce separati da 5 di acero, i bordi sono smussati a 45 gradi e ha 2 maniglie sui lati inferiori fresate. Sono partito da una tavola di noce come questa, lunga circa 80 cm. Ho utilizzato una parte di questa tavola per realizzare il tagliere a scacchi and grain. Ti metto qui il link se non l'hai ancora visto. Mentre un'altra parte l'ho utilizzata per realizzare 3 taglieri. Uno rettangolare, che è quello che ti ho appena fatto vedere, e altri 2 tondi che vedrai nei prossimi video. Ho iniziato dividendo la prima in 3 parti da circa 5 cm l'uno e poi ho diviso questi listelli da 80 cm in 2. Partiremo proprio da qui con il video. Inoltre, se vuoi avere qualche informazione in più sugli attrezzi che ho utilizzato per il video, ti metto qui sotto qualche informazione e qualche link in descrizione. Troverai anche altre informazioni. Buona visione! Ok, alla troncatrice inizio a tagliare i 3 listelli in modo da ottenerne 6. 3 li utilizzerò per il tagliere rettangolare. Adesso, utilizzando un truschino con una lama all'estremità, vado a segnare tutti i listelli esattamente a metà. Questo mi servirà come riferimento per poi tagliarli utilizzando la sega a nastro. Adesso mi sposto alla sega a nastro, utilizzo il riferimento che ho appena tracciato per dividere i listelli esattamente a metà. Ho preferito fare questo lavoro alla sega a nastro piuttosto che al bancosega per rimuovere meno materiale possibile durante la lavorazione e quindi avere uno spessore del tagliere finale maggiore. Terminato questo lavoro, resto alla sega a nastro e vado a tagliare tutte le strisce di acero. Ne avevo già un po' a disposizione, le ho semplicemente tagliate a 2,5 cm, che sarà circa lo spessore finale del tagliere. Terminata la sega a nastro, passo alla pialla per piallare prima a filo, poi a spessore i listelli che ho appena tagliato. Questo lavoro mi serve per mantenere i lati dei listelli paralleli e ottenere così un risultato migliore e anche facilitare l'incollaggio. Piallando a spessore i listelli, li porto anche alla dimensione finale di circa 4,5 cm. Finito con la pialla, passo alla calibratrice, che ha avvolto attorno a un rullo che ruota dalla carta vetrata da 80. Questo mi serve per levigare i listelli e portarli tutti alla stessa dimensione. Ne approfitto e levigo anche altre strisce di acero che mi serviranno per alcuni lavori che vedrai presto. Ok, finito con la preparazione del legno, adesso passo all'incollaggio. Prima di passare all'incollaggio vado a rimettere in ordine i listelli in modo da dare continuità alle venature del legno. Utilizzo dei segni che avevo fatto precedentemente a matita e successivamente vado a fare una prima prova prima di passare all'incollaggio finale. Per l'incollaggio utilizzo gli stessi morsetti che ho utilizzato nel video precedente in cui ho realizzato il tagliere a scacchiera and grain. Sono molto comodi perché permettono durante l'incollaggio di mantenere i listelli allineati. Il giorno dopo vado a rimuovere tutti i morsetti e poi mi sposto alla sega a nastro per rimuovere il materiale in eccesso dai lati più corti del tagliere. Prima di piallarlo, utilizzando un raschietto e la pialla a mano, vado a togliere un po' di colla da tutte e due le facce del tagliere. Piallo prima una faccia del tagliere a filo e poi l'altra faccia a spessore. Finito questo lavoro, sempre alla pialla
vado a piallare a filo un lato del tagliere e poi mi sposto successivamente al banco sega, dove vado a tagliare l'altro lato utilizzando quello appena piallato come riferimento, in modo da renderli paralleli. Il passaggio successivo è quello di realizzare le due maniglie fresate sui lati più corti del tagliere. Utilizzo questo sistema con i morsetti per tenere il tagliere fermo sul banco da lavoro, in modo da poter prima tracciare il disegno delle maniglie e poi, utilizzando una fresa semisferica, vado a fresare la prima maniglia sul lato del tagliere. Finito con la prima maniglia, passo alla seconda, seguendo lo stesso identico procedimento. Finito con le maniglie, passo a smussare a mano i bordi. Per questo lavoro avrei potuto anche utilizzare la fresatrice, ma ho preferito farlo con la pialla a mano. Ok, adesso il tagliere è quasi terminato, passo alla levigatrice, inizio con una carta 80 e finisco con una 150. Concludo rifinendo a mano le maniglie e, aiutandomi con una tavoletta della carta vetrata, vado a levigare i bordi che ho smussato con la pialla. Vado a concludere il lavoro con la mia firma, la incido in un angolo del tagliere con l'aiuto di un incisore elettrico. Eccoci qui, il video è terminato, mi auguro che ti sia piaciuto. Se è così, metti mi piace al video e iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui video che pubblicheremo. Inoltre seguici su Instagram, ti metto il link qui sotto in descrizione, dovrebbe anche apparire adesso nel video, per restare sempre aggiornato giorno per giorno con storie e feed sui nostri lavori. Infine, se hai qualche idea particolare, qualche realizzazione che ti piacerebbe vedere in legno, scrivimelo qui sotto nei commenti. Ciao!